Se riesci a bloccare uno slancio ogni 100 slanci e non riesci a capire che cosa hai fatto di corretto, oggi ti spiegherò la causa e soprattutto come bloccarlo tutte le volte. E scopriamo come subito dopo l'intro. It's like I'm falling in slow motion, like I'm falling in slow motion, like I'm falling in... Ehi Balancer, benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, l'Academy con il maggior numero di risultati provati che potrai consultare direttamente sul nostro sito. E aiutiamo le persone a uscire dalla fase di stallo, che stiano cercando ancora di imparare la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Balancer, allora partiamo subito dal capire il perché alcune volte riesci a bloccare lo slancio e tantissime altre no. C'è un principio fondamentale che devi capire, ovvero dove è scaricato il baricentro. Se pensi di slanciare e chiudere subito le gambe, magari ci sarà quella ripetizione fortunata che ti permetterà di portare il peso al centro della mano, ti sentirai leggerissimo, ma a un certo punto non capirai più se cadrai dalla parte della pancia o dalla parte della schiena. Per farti un esempio semplice, come avere un bastone, puntarlo centrale perpendicolare a terra, a un certo punto quando lo lascerai non sai dove cadrà, se avanti, indietro, magari destra o sinistra. La stessa cosa succede in questo caso, quindi se slanci, chiudi subito le gambe e ricerchi quella sensazione di leggerezza, purtroppo non hai controllo, quindi durante i tuoi allenamenti non puoi assolutamente andare a ricercare questa sensazione. Quello che devi fare è andare a ricercare invece lo sbilanciamento verso la schiena, quindi quando sei in verticale è molto importante sì mantenere il peso al centro della mano, ma in realtà deve essere leggermente direzionato sulle dita. In questo modo potrai controllare l'equilibrio. Questo è il primo aspetto importante. Ma prima di andare a fare una manovra del genere, che sembra semplice, ma in realtà è molto elaborata, una cosa che potresti fare per ottimizzare questa fase di equilibrio in verticale libera è andare a lavorare con un contrappeso dalla parte della pancia. Questo perché nel momento in cui slanci, nel peso in direzione della schiena e schiacci la gamba verso il basso per andare a fare contrappeso ed evitare la caduta in direzione della schiena. In questo modo riesci a portare comunque il peso sulle dita, ma non è così eccessivo. Adesso dipende anche dalla mobilità. La gamba magari non ti arriverà parallela a terra, ma non è un problema. L'importante è che aggiungi del contrappeso dalla parte della pancia. Quindi anche in questo caso va bene. Ovviamente tieni in considerazione che se riesci a raggiungere determinati angoli quando sei in verticale è molto più semplice andare a incastrare il corpo e permettere di avere meno variabili possibili. Meno volte si solleverà la gamba, meno volte ti si aprirà il bacino, quindi più diminuirai le variabili e più riuscirai ad avere uno slancio consistente. Quindi la prima cosa da fare è evitare questa sensazione di leggerezza e invece ricercare quella caduta in direzione della schiena e quindi portando il peso sulle dita. La seconda cosa da fare, molto importante questo consiglio, è di schiacciare la gamba verso il basso. La terza in realtà è quella di non praticare slanci liberi. Questo perché lo slancio è uno dei movimenti dinamici che si svolge generalmente alla fine di un processo di apprendimento, perché devi aver sviluppato già degli automatismi. Un conto è andare per tentativi e ricercare l'equilibrio, come magari adesso starei facendo, e invece un altro conto è andare a sviluppare tutti gli elementi che ti servono. Quindi quello che devi cercare di fare e lavorare in realtà tanto sulla parete e andare a sviluppare tutti gli elementi di transizione, di sollevamento, ritmizzazione delle dita. Ci sono tantissime cose. Adesso quindi voglio darti alcune indicazioni che puoi utilizzare per ottimizzare il tuo slancio. Per il momento accantona un secondo lo slancio libero e vediamo che cosa ti può tornare utile. Premetto il fatto che ci sono tantissimi esercizi che ti tornano utili da imparare prima di provare lo slancio libero, perché lanciarsi in slancio libero è come lanciarsi nel vuoto o andare sempre per tentativi. Quindi la soluzione migliore è andare a imparare alcuni elementi di controllo che sono fondamentali poi per raggiungere una consistenza nello slancio. Il primo esercizio che ti propongo è un sollevamento in sforbiciata pancia alla parete. Quindi partendo dalla parete andiamo a distribuire il peso al centro della mano, porto il bacino sopra le spalle. Mi assicuro sempre di avere tutte quante le attivazioni. Se hai visto alcuni miei video, ribadisco sempre questo concetto importantissimo delle attivazioni. Quindi il peso al centro della mano, sento che il peso cade in direzione della schiena, mantengo bene la pressione delle dita
e a questo punto rilascio le dita e sento che mi stacco dalla parete e ripremo le dita. Qui è molto importante che il peso quindi è sempre direzionato verso la schiena. Il sollevamento avviene solo con il rilascio delle dita. Non devi assolutamente ricercare lo stacco delle gambe in questo modo o magari slittare in avanti con le spalle per cercare di staccarti dalla parete. No, il peso è già in direzione della schiena e tutto l'equilibrio è controllato solo e soltanto dalle dita. Questo è uno dei primi esercizi utilissimi per iniziare a capire come funziona l'equilibrio e come controllare il peso in caduta in direzione della schiena. Come secondo esercizio ti propongo uno stacco nelle schiene alla parete. Questo perché ti insegnerà a posizionarti correttamente per lo slancio e soprattutto imparare a partire sbilanciato verso la schiena e ritornare nel tuo punto di equilibrio. Quindi lavoreremo in questo caso sull'overbalance. Posizionato schiena alla parete, se hai abbastanza mobilità cerca di mandare il torace inclinato in direzione della schiena e schiaccia giù la gamba. Assicurati di avere sempre tutte quante le attivazioni, il peso è direzionato sulla parete e da qui premi con le dita per sollevarti dalla parete e rilascia per ritornare sulla parete. Quindi non spingere con le dita, sentirti leggerissimo, leggerissimo e cadi dalla parte della pancia. Devi cercare sempre di rimanere sbilanciato in direzione della schiena. In questo modo riesci a sviluppare l'equilibrio e il controllo che poi ti servirà nella libera. Ma adesso se hai poca mobilità starai dicendo sì, però con quella mobilità è facile. Ok, assolutamente, non c'è nessun problema e c'è anche una soluzione per te. Se dovessi avere difficoltà con la parte di mobilità, puoi farlo in modo molto più ridotto. Ti posizioni un pochino più vicino alla parete. Anziché essere completamente nel posizionamento di L, puoi rimanere anche in sforbiciata, in modo tale che dai del peso comunque in direzione verso la schiena, portando il bacino verso la schiena e il torace su e un po' di contrappeso con la gamba e andrai a svolgere lo stesso esercizio. Un po' come avevamo fatto pancia alla parete. Non c'è nessun problema. L'importante è che capisci questo discorso di mantenere il peso sbilanciato in direzione della schiena e controllare il peso solo grazie alla pressione delle dita. Devi cercare di evitare tutti i compensi spostando le spalle, spostando il bacino, eccetera eccetera. Il corpo deve essere con tutte le attivazioni immobile e controllato solo dalle dita. Avendo consolidato questi esercizi, adesso è tempo di iniziare ad approcciare lo slancio. Quindi non avere fretta di approcciare subito lo slancio, cerca di controllare bene almeno i primi due esercizi che ti ho fatto vedere e poi andiamo a introdurre un terzo esercizio, ovvero lo slancio rallentato. Quindi dovrai svolgere lo slancio così come lo stai facendo libero, però cercando di arrivare verso la parete e rallentando il più possibile l'arrivo. Porto il peso verso la schiena, spingo con le dita e cerco di arrivare lentamente sulla parete. Quindi da qui slancio, premo forte con le dita e vado sempre in direzione della parete, non posso cadere dalla parte della pancia. Quindi quello che stiamo facendo adesso non è ricercare l'equilibrio, ma ricercare il rallentamento della caduta in direzione della schiena. Devi capire questo concetto perché è molto importante, in questo modo che poi andrai a sviluppare l'equilibrio e il controllo per lo slancio. Anche qui se hai poca mobilità di gambe e anche di spalle, cerca di farlo sempre in sforbiciata. L'importante è che lasci del peso dalla parte della pancia. Quindi anche se le gambe si dovessero sollevare un pochino di più, cerca sempre di cadere dalla parte della schiena lentamente. Ovviamente sarà un pochino più difficile da controllare perché hai meno peso dalla parte della pancia. Magari per te che hai meno mobilità di gambe, presta attenzione a non esagerare lo slancio con la prima gamba. Questo perché sennò ti farà aprire subito il bacino e ti farà cadere subito velocemente in direzione della schiena. Cerca di mantenere forte la retroversione del bacino. Anche se si solleva la gamba, chiudi forte il bacino in retroversione e premi con le dita per contenere la caduta. Ovviamente anche qui, se non hai un buon controllo nella verticale pancia alla parete, sulla retroversione del bacino o comunque sugli esercizi molto più semplici, pensare di fare la retroversione direttamente nello slancio posso garantirti che è impossibile. Quindi in quel caso cerca di focalizzarti su esercizi molto più semplici, inizia ad avere una percezione del bacino, inizia a capire come fare effettivamente la retroversione senza contrarre i glutei ed avere la percezione che sembra di fare la retroversione del bacino, e da lì man mano la si riporta in fase dinamica dello slancio. Quindi lavora sulla coordinazione del bacino e non direttamente sullo slancio.
Balancer, come hai potuto vedere, lo slancio è uno degli elementi dinamici abbastanza complessi, quindi bisogna tenere un po' di cose in considerazione. Bisogna allenarsi con la testa, capire i vari meccanismi dei vari elementi in modo tale che si può raggiungere un'ottima consistenza, in questo caso dello slancio. Balancer, se la verticale è la tua priorità e vuoi iniziare un percorso sensato per le tue necessità, ti invito a cliccare il link giù in descrizione dove potrai candidarti per il percorso di coaching. Spero che questo video ti sia piaciuto, lascia un bel like, un bel commento se hai qualsiasi tipologia di domanda, saremo felici di risponderti. Non dimenticarti di iscriverti su questo canale perché periodicamente pubblicheremo dei nuovi contenuti. Ti auguro un buon allenamento and I see you upside down.